In questa guida cercheremo di capire l'uso di alcuni filtri e delle funzioni definite dall'utente utilizzando una semplice sequenza che simuli una grafica 3D. L'editor è AVSP. Iniziamo creando uno sfondo che rappresenti una parete ed un piano, come questo. Salviamolo in una cartella dedicata al progetto insieme alle altre immagini, i video e lo script. Facendo in questo modo non sarà necessario dichiarare i percorsi completi all'interno dello script, ma basteranno i nomi e le estensioni. Annotiamo la posizione verticale dove è visibile lo stacco facendo scorrere il cursore sull'immagine, il valore è 220. Questo sarà il nostro punto di riferimento di intersezione dei due piani, verticale e orizzontale che useremo successivamente. Per importare un'immagine usiamo il filtro Image Source. Questo filtro carica una immagine o una sequenza di immagini e le trasforma in una clip video e supporta i formati principali. A noi interessa definire le variabili file, pixel type, and fps. File è il percorso completo dell'immagine. Se corrisponde alla locazione dello script può essere omesso. Pixel type definisce lo spazio colore. Impostiamolo su RGB32, dato che un filtro che useremo lavora solo in questo formato. End indica il numero del fotogramma finale della clip generata. Scegliamo 2000. FPS dichiara il frame rate, nel nostro caso 25. La dimensione deve essere uguale alla risoluzione del filmato finale, 640x360 pixel. Dichiariamo la clip e ridimensioniamola a 128x72 pixel. Con layer sovrapponiamo la clip allo sfondo. L'uso di layer è spiegato nella guida sullo split screen. Posizioniamola sotto il punto di intersezione dei piani. I valori che ho scelto sono 444 pixel in orizzontale e 180 in verticale ed il risultato è questo. Ora, per dare l'impressione della profondità possiamo variare la dimensione. Più grande è, e più vicina sembrerà la clip. Creiamo altre due clip, modificando dimensioni e posizione. Sovrapponiamo la seconda al primo risultato e scegliamo una posizione più in basso e più di lato. Aggiungiamo la terza in una posizione ancora diversa. Per chiarezza separiamo ogni clip ed i suoi filtri, con una serie di cancelletti con un nome di riferimento centrale, in modo da rendere lo script più leggibile. Il cancelletto viene anche usato come separatore tra la parte di riga attiva e gli eventuali commenti. Ora abbiamo 3 video inseriti in uno sfondo che simulano la profondità. Ma sembra che siano sospesi, e comunque non rendono bene l'idea della scena 3D. Proviamo a rendere più realistica la scena aggiungendo una riflessione verso il basso. Il filtro che possiamo usare è Flip Vertical. Non ha parametri da impostare. Basta indicare la clip, ed il risultato è la clip stessa ribaltata in verticale. Il suo omologo è Flip Horizontal che riflette da sinistra verso destra. Otteniamo il risultato unendo la clip e la sua immagine riflessa con Stack Vertical e sostituiamo le variabili clip nei 3 filtri layer. Ancora non basta. Ad un vero riflesso serve una sfumatura in modo che l'immagine tenda a sparire più ci si allontana dalla base del piano di riflessione.
Per ottenerla serviamoci del filtro Mask. Mask lavora in unione a Layer e usa un'immagine in scala di grigio per definire il canale alfa nel formato RGB32. Il colore bianco corrisponde a completamente opaco ed il nero a completamente trasparente. Quindi dobbiamo creare un'immagine che faccia da maschera, simile a questa. L'unica cosa da ricordare è che la maschera deve avere le stesse dimensioni della clip. Quindi per ogni clip creiamo la sua maschera personalizzata, usando le funzioni width che restituisce la larghezza e height per l'altezza. Aggiungiamo mask alla riga che genera la clip e la sua riflessione. Ora il risultato è molto più convincente. Ma ora rendiamo la scena più dinamica. L'obiettivo è creare un'animazione che simuli l'avanzamento delle clip sul piano, aggiungendo anche un effetto comparsa. Per prima cosa ripuliamo lo script. Eliminiamo le ultime righe di ogni sezione. Il comando layer deve passare da statico a dinamico, e per fare questo, dobbiamo creare una funzione che calcoli le coordinate e le dimensioni di ogni clip. Togliamo anche il filtro resize. AvisInt consente di definire delle funzioni personali che, come i filtri, vengono eseguite ogni volta che lo script le richiama. Ogni funzione deve iniziare dalla parola chiave function, seguita dal nome. Quindi bisogna dichiarare la lista degli argomenti. Nel corpo della funzione si trova il codice che verrà eseguito ogni volta che la funzione sarà richiamata. Il corpo è sempre racchiuso tra due parentesi graffe. La funzione termina con l'istruzione return che restituisce il valore finale del calcolo. Return è implicito e può anche essere omesso. Così in questa funzione, che velocizza il video quando viene richiamata, riconosciamo il nome, change speed, e gli argomenti c e factor. Il corpo racchiuso tra le parentesi calcola la velocità e la applica a c. Infine, il richiamo della funzione, la clip video, ed il fattore di velocizzazione definito dall'utente. Andiamo all'inizio dello script per aggiungere alcune variabili. Start indica il punto di inizio dell'animazione, in frame riferiti al frame rate dello sfondo. 2 equivale a 2 secondi. TC esprime in secondi la durata dell'animazione di ogni singola clip. Per questo esempio è 0,6, ma si può scegliere qualsiasi valore. Convertiamola in fotogrammi ed aggiungiamo start. Impostiamo la posizione iniziale che corrisponde all'intersezione dei due piani immaginari e che avevamo precedentemente trovato. Creiamo anche la variabile ZM. Ho scelto come valore 10, ma può essere cambiato a piacere. OP indica l'opacità iniziale delle clip, 0 equivale a trasparente. Proseguiamo completando le sezioni di ogni clip, aggiungendo le variabili che saranno usate in seguito. X per definire la posizione orizzontale iniziale della clip. Y per definire quella verticale. H indica la dimensione verticale finale in percentuale alla dimensione della clip, è data dalla differenza tra la posizione verticale iniziale e quella finale. In questo modo ci sarà una corrispondenza tra l'aumentare della dimensione e lo spostamento della posizione sullo sfondo. Per renderla modificabile facilmente, aggiungiamo un valore definito. Lo chiamiamo ZM. W indica la dimensione percentuale orizzontale finale. Equivale alla metà di H. Questo perché H è 2 volte la dimensione originale, dato che fa riferimento alla clip comp, che con il filtro stack vertical unisce la clip ed il suo riflesso come abbiamo visto all'inizio. Naturalmente dobbiamo ripetere queste variabili per ogni clip.